Prima puntata dedicata al design anonimo. In questa puntata vi raccontiamo la storia della serie Magic dell'Abitticino, un capolavoro del design. Lo so che l'avete vista tutti nelle case dei vostri genitori o magari dei vostri nonni. Proviamo a spiegarvi perché questo è un capolavoro del design. Dovete sapere infatti che in realtà fino al secondo dopoguerra eravate già dei gran signori se avevate la corrente elettrica in casa, e anche se ce l'avevate, al massimo avevate una bella lampadina al centro della stanza, magari montata su un bel portalampade in porcellana tipo questo, non come questo che è in plastica. Bene, accendevate la vostra luce al centro della stanza con un bel interruttore tipo questo montato da qualche parte. Non esistevano le normative per gli impianti elettrici e quindi i cavi elettrici passavano senza troppe sofisticazioni al di sopra della superficie del muro. Le cose iniziano a cambiare a partire dal boom economico. A partire dagli anni 50 arrivano le prime normative elettriche, ma soprattutto arrivano loro, arrivano gli elettrodomestici, e con gli elettrodomestici c'è bisogno di un sacco di prese e l'impianto elettrico inizia a farsi sempre più complicato. Per soddisfare le necessità dei propri clienti, l'Abitticino tira fuori la leggendaria serie Domino, che ha due caratteristiche importantissime e innovative. La prima è che è un monoblocco in plastica, vedete? È un unico pezzo di plastica con queste due pinzette che dopo capiremo a che cosa servono. Attenzione, cosa importante è che la componente elettrica non si separa dalla mascherina. Il problema qual è? Che a partire dagli anni 60 l'impianto elettrico si complica veramente un sacco, perché iniziate ad avere bisogno del cicalino in bagno, di un sacco di prese, del bipolare per la lavatrice, del dimmerabile, degli interruttori, eccetera eccetera eccetera. Quindi la serie Domino non va più bene perché è troppo poco versatile. Quindi all'Abitticino che cosa fanno? Si inventano un sistema completamente nuovo, ovvero una mascherina su cui potete andare a inserire gli elementi che vi servono per il vostro impianto elettrico. Immaginate, fate dei designer, avete progettato la vostra bella mascherina e i vostri elementi, ma dovete trovare il sistema per tenerli insieme. All'Abitticino ovviamente vanno in cerca del sistema più semplice e più elementare. Qual è il sistema più semplice e più elementare? Ovviamente a scatto. Questo sistema a scatto diventerà praticamente lo standard per tutti i sistemi di impiantistica elettrica civile. Non solo, altro problema da risolvere: avete una cassetta tonda da cui derivano i vostri cavi elettrici e dovete mantenere questa placchetta solidale con la cassetta. Che cosa fate? Vi inventate un sistema a pinza. Quando avvitate queste due viti qui, le pinze si aprono e vanno a schiacciare contro la parete della cassetta. Tanto è vero che la cassetta è rigata per aumentare il grip delle pinze sulla cassetta stessa. Insomma, l'Abitticino fa la cosa più difficile che si possa fare nel design: non progetta un oggetto, ma progetta un sistema e soprattutto inizia ad interessarsi alla componente estetica degli impianti elettrici all'interno delle case. E qui veniamo al punto più importante, ovvero alla leggendaria placchetta. Ovviamente questa placchetta qui nera è bruttissima, quindi sopra ci si applica una mascherina. L'Abitticino la tira fuori inizialmente solo in alluminio. È un sistema di realizzazione estremamente semplice ed economico. È un foglio di alluminio pressato a freddo. Come la mantenete solidale alla mascherina sottostante? Ovviamente attraverso due semplicissime viti, ma su queste due viti si apre un mondo, perché qui si capisce che i progettisti dell'Abitticino hanno pensato proprio a tutto. Queste viti infatti potrebbero essere un incubo, perché sono minuscole, se le perdete non le troverete mai più. Quindi l'Abitticino che cosa fa? Inserisce due rondelle in plastica in modo tale che le viti non possano uscire dalla sede. Questo si chiama design. La serie Magic dell'Abitticino fa due cose fondamentali che caratterizzeranno la nuova era degli impianti elettrici dagli anni 50 a venire in avanti. Innanzitutto rende la vita molto semplice agli elettricisti. Seconda cosa, rende personalizzabile le interfacce dell'impianto elettrico da parte degli utenti. Bene, questa è la prima puntata dedicata al design anonimo, andremo avanti con altre puntate, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo condividete il video, mettete mi piace e soprattutto attivate la campanella su YouTube e iscrivetevi al canale. Ciao!